super accessoriate e super potenti. Sono le maxi enduro stradali, le regine del mercato a partire proprio dai numeri di vendita. Fermatevi su un passo alpino ad osservare il passaggio di gruppi di moto e vi accorgerete che alla fine le protagoniste sono sempre loro. Argomento del confronto di quest'anno su cui ciclicamente torniamo è la sfida che ruota sempre intorno a lei, la BMW R1250 GS, la più venduta. Quest'anno ad aspettarla tra i passi alpini in un perfetto mix tra tornanti stretti e curve veloci di percorrenza Ducati Multistrada V4S, Harley Davidson Pan America 1250S e KTM 1290 Super Adventure S, tutte con ruota anteriore da 19 pollici. Partiamo! Sua Maestà GS da anni domina incontrastata il segmento delle maxi enduro e per quanto se ne possa dire non è soltanto una questione di status. A distanza di 40 anni dalla prima R80 GS e quasi 30 dalla prima R1100 GS, la maxi enduro di Monaco non rinuncia alle caratteristiche che l'hanno resa famosa e apprezzata dal pubblico. Boxer, telelever e il design con l'inconfondibile becco. Restare fedeli alle tradizioni però non significa rinunciare ad innovarsi e questo in BMW lo sanno proprio bene. L'ultima evoluzione della GS ha poco da invidiare alle sue concorrenti, nonostante sia un progetto che, a differenza delle dirette avversarie, ha già qualche anno sulle spalle. Infatti è già in rampa di lancio la nuova GS 1300. Anche il prezzo è da vera regina. Per portarsi a casa la R1250 GS in versione base sono necessari 18.400 euro. Ma state attenti alla lista degli optional che possono far lievitare il prezzo a cifre ben superiori. Infatti la moto della nostra comparativa con il pacchetto Triple Black costa 24.369 euro, borse escluse. Siamo in sala alla BMW GS e vediamo come si presenta tutto il cockpit, quindi blocchetti, schermo e per regolare il plexiglass. Allora, innanzitutto col sinistro si svolge la maggior parte delle funzioni. Per regolare il cupolino c'è l'apposita manovella qui che ruotata in senso antiorario lo alza e in antiorario lo abbassa chiaramente. Passando allo schermo è sempre ben leggibile. Una cosa molto utile è la zona rossa che a moto fredda scende fino più o meno a 6.000 giri per indicarci di non superare questo regime. Poi piano piano quando si scalda torniamo verso i 9.000. Col blocchetto di sinistra abbiamo detto si svolge la maggior parte delle funzioni. Troviamo innanzitutto il cruise control. Portandolo a destra si setta con questa levetta e si blocca così. Qua abbiamo le luci, le 4 frecce, il joystick dal quale si controlla bene o male tutto il sistema, che può essere sia utilizzato verso destra, verso sinistra e ruota. Con il tasto menu si scorre nei vari menu della moto. Il tasto di destra, quello più a destra sul blocchetto di sinistra, toglie il controllo di trazione o regola le sospensioni. Frecce che in questo caso bisogna sottolineare che, a differenza di tutte le nuove moto, della maggior parte delle nuove moto, che è molto difficoltoso azionarle perché i blocchetti sono pieni di tasti, sulla BMW invece risulta molto semplice. E infine clacson. Con questo tasto si seleziona, si accendono i faretti e invece col tasto di destra c'è il riscaldamento delle manopole, il tasto mod che cambia le mappature per cambiare le mappature e infine il tasto per l'accensione. Sotto lo specchietto di destra troviamo invece il tasto dell'SOS per effettuare la chiamata di emergenza. BMW R1250 GS, l'abbiamo introdotta come Sua Maestà e vabbè, ci sono dei motivi molto validi non solo per quante ne hanno vendute, basta girare per le strade alpine che abbiamo affrontato noi per capire perché il GS viene definito Sua Maestà. Sembra che vendano solo quella moto da queste parti, ma detto questo ci sono anche delle qualità tecniche intrinseche, ne abbiamo già parlato approfonditamente più volte, sia alla prova sia nella nostra comparativa faccia a faccia che abbiamo fatto con la Multistrada a febbraio. L'alchimia che riesce a ricreare la GS a livello di guida, di mix di motore, ciclistica, facilità, prestazioni è qualcosa di veramente difficile da eguagliare. Qualcuno in questa comparativa ci si sta avvicinando molto, ma ancora su certi
particolare di guida, la GS resta comunque la GS. L'ho detto già anche l'altra volta quando abbiamo fatto la comparativa con la multistrada, probabilmente sono anche caratteristiche tecniche, l'unica col cardano, qui è l'unica col boxer, e quindi queste caratteristiche di motore, di bilanciamento dei pesi sono ottenibili probabilmente solo con questa architettura di motore. Detto questo, non è la più potente del lotto, non è neanche quella che protegge meglio, ma come detto, quando poi ci sali dopo una giornata di guida scambiandoti le moto, ritrovi sempre quella piccola magia che questa moto riesce ad avere, facendo la stessa strada come se la GS avesse già imparato la strada a memoria ancora prima di farla. Lei sa già quello che deve fare, l'angolo di piega a cui deve andare, la gestione tra il motore, quindi tra il freno motore e la riapertura è assolutamente perfetta, il gas è sempre pronto, hai sempre quello che ti serve nel momento in cui ti serve. Tutto questo fa sì che la guida sia totalmente disimpegnata su questa moto e quindi si riesca ad andare piano, benissimo, guardandosi il panorama, e anche forte in modo più disimpegnato che con le altre moto. L'unica che la avvicina un pochino è la Ducati multistrada in questo. Non è, come dicevo, non ha la miglior protezione. Uno dei suoi difetti, se vogliamo, adesso è che è la più rumorosa del lotto, soprattutto questa che abbiamo con lo scarico a Krapovic, con cui ci è stata fornita da BMW, e alla fine della giornata questo rumore nelle orecchie diventa sempre un po' fastidioso. Le altre sono diventate tutte più silenziose. È anche una questione di civiltà quando si affrontano questi passi alpini. Secondo me avere una moto più silenziosa è anche più bello, ci si gode meglio la guida, non c'è bisogno di far rumore per forza. Detto questo, magari ecco, qualcosa che potrebbe essere affinato sono le mappature, le altre moto sono più complete da questo punto di vista, però la gestione dell'elettronica della GS è estremamente intuitiva, facile, col joystick si fa tutto quello che si deve fare molto molto rapidamente. Tra le altre cose, al momento in cui stiamo parlando, è anche quella che ha dimostrato i consumi minori di tutte, quindi durante un viaggio sicuramente è un piccolo vantaggio. Punti che adesso mancano, se vogliamo, alla GS sono appunto gli ultimi ritrovati dell'elettronica di viaggio, quindi parlo del radar per esempio e dell'Adaptive Cruise Control che hanno in questo momento multistrada e KTM. Sappiamo che arriverà perché la GS 1300 pare essere in rampa di lancio e porterà in dote proprio questi elementi che su una moto come questa secondo me non possono assolutamente mancare. Quindi la GS alla fine, il pacchettino che offre la GS è sempre tra i più completi. Oltre 100.000 unità vendute da quando il nome multistrada è arrivato sul mercato e Ducati è entrata nel segmento delle maxi crossover da viaggio a modo suo, con una moto molto potente, ruote da 17 pollici, monobraccio e un gommone posteriore 190/55. Insomma, una crossover sportiva che di fatto, più che insidiare le maxi enduro, ha creato un segmento ex novo. Nel 2020 la multistrada ha cambiato completamente faccia, diventando una maxi enduro a tutti gli effetti. Una moto nata per viaggiare dappertutto e con l'esclusività di un motore V4 che la rende unica sul mercato. I suoi 170 cavalli la piazzano dritta al top del segmento in quanto a potenza di picco. Il monobraccio lascia spazio a un forcellone tradizionale e l'elettronica è da prima della classe, tanto da essere la prima moto al mondo ad essere dotata di radar anteriore e posteriore. Vittime del fascino italiano, sappiate che il prezzo di partenza della V4S è fissato a 22.990 euro. Se invece la volete, come quella della nostra comparativa, vi serviranno 25.040 euro. Salendo sulla multistrada V4 e guardando lo schermo e i blocchetti si può sicuramente apprezzare tutto il lavoro che hanno fatto a Borgo Panigale per rendere il più intuitivo possibile il loro sistema. Tutte le funzioni del dashboard si controllano con questo joystick che ha più funzioni. Partiamo però dal blocchetto di sinistra per vedere a che funzione assolve ogni tasto. Invece per quanto riguarda il blocchetto di destra vi comunico già che ha solamente il tasto per il riscaldamento delle manopole, il tasto di accensione e quello delle luci. Per quanto riguarda il blocchetto di sinistra invece troviamo anche
chiaramente il tasto degli abbaglianti, 4 frecce, clacson e frecce, il tasto per la regolazione delle sospensioni elettroniche, il tasto per le modalità di guida e i 3 tasti che fanno riferimento al cruise control adattivo, questo per accendere il sistema, regolare la velocità, e questo invece per regolare la distanza. Col joystick invece svolge la doppia funzione, sia tenendo premuto, quindi di cambiare menu, e anche quello invece per muoversi all'interno di un menu. La regolazione del cupolino avviene tramite questa leva che è molto intuitiva, si può tirare verso l'alto oppure verso il basso. Ducati Multistrada V4S, ne abbiamo già parlato moltissimo di questa moto, una moto che ha fatto tanto discutere, sta avendo anche un grande successo commerciale. Ducati ha cambiato completamente pagina, ha voluto andare proprio contro la regina del mercato e anche contro KTM con una ruota da 19. È inutile che stiamo qua a raccontare tutta la parte tecnica, torniamo un po' al sodo. Devo dire che se pensiamo che è la più piccola di cilindrata, perché è un 1160, e anche la più frazionata, a livello di erogazione, di spinta, di coppia disponibile, in Ducati hanno fatto veramente un mezzo miracolo con questo motore. La Multistrada filosoficamente è quella che probabilmente più si avvicina al GS, l'hanno proprio studiata nel dettaglio, con le sue però caratteristiche ben definite. Una delle migliori in assoluto a livello autostradale, a livello di posizione in sella, a livello di protezione aerodinamica, dove si viaggia veramente bene, soprattutto se si viaggia solamente il passeggero. Non la migliore a livello di borse, che sono un po' piccoline a livello di capacità. Quello che conquista però di Ducati è innanzitutto l'erogazione del motore, ma anche la sua assoluta guidabilità. Una moto che va fortissimo, perché è un motore che è capace di andare veramente forte. Forte vuol dire oltre 250 all'ora in autostrada se si vuole, e che si fa guidare a ritmi veramente sportivi sulle strade extraurbane, ma anche che riesce finalmente ad andare a essere gradevole, molto gradevole, anche quando si va piano o si va sullo stretto stretto come quello che abbiamo affrontato in questi giorni. In questi giorni abbiamo messo insieme un po' di percorsi particolari, dal misto velocissimo di alcuni passi alpini al misto strettissimo, per esempio del passo dello Spluga. La Multistrada si è dimostrata una moto veramente completa, è una di quelle che a mio parere, però vedremo poi con i punti, si giocherà la parte altissima della classifica, forse addirittura la vittoria, perché all'interno di questo pacchetto Ducati ci ha messo veramente di tutto. I controlli elettronici sono davvero di alto livello, blocchetti molto completi, non i più semplici da utilizzare, ma sicuramente molto veloci per farti raggiungere tutti i menu necessari per gestire la moto, un cruise control adattivo che funziona alla grandissima. Insomma, non le manca davvero niente per essere la moto più completa del lotto, e non va malaccio neanche in fuoristrada, sebbene poi queste moto siano dei SUV ad alte prestazioni che magari in fuoristrada non vengono utilizzati completamente. Devo dire che si sposa alla fine bene, anche nonostante sappiamo che Ducati sviluppi le moto con Pirelli, con le Dunlop Trail Max Meridian, che diventano delle gomme davvero all round in questo caso, perché le abbiamo montate su tutte le moto e devo dire che si comportano bene un po' su tutte, forse un po' meno di appoggio sul davanti, ma da parte della Multistrada, ma niente da dire. Una moto completa davvero, con cui ci si può fare davvero di tutto, e che finalmente porta la Multistrada al livello di eccellenza che si meritava dopo averne vendute oltre 100.000. Discussa, chiacchierata, una cosa è certa: il debutto della prima maxi enduro targata Harley Davidson non è passato di certo inosservato. Anzi, giudizi estetici a parte, la Pan America si presenta sulla carta con gli attributi giusti per sfidare le concorrenti più esperte e navigate del segmento, e anche un asso nella manica che non dispiacerà affatto, soprattutto ai meno alti. La componentistica è di assoluto rilievo, segno che a Milwaukee hanno preso sul serio la sfida, e guardando attentamente la Pan America non si può dire certo il contrario. Abbiamo parlato di asso nella manica, ma in realtà parliamo di una caratteristica che è una vera e propria primizia: il sistema Adaptive Ride Height, che permette alle sospensioni di abbassarsi di 2,54-5,08 cm quando la moto si ferma, in modo da facilitare proprio l'appoggio dei piedi a terra. Il prezzo è decisamente concorrenziale, 18.700 euro, e la versione che state vedendo ora invece ha un prezzo di 20.470 euro.
In sella all'Harley troviamo moltissimi tasti sui blocchetti sia al sinistro sia al destro, infatti sono della stessa dimensione a differenza delle altre moto, e uno schermo sempre ben leggibile, forse un po' più semplice anche nella grafica rispetto agli altri, mentre è un po' più elaborato come struttura. Allora, appena si accende si trova questo monoammortizzatore che lampeggia e sta a significare il sistema di abbassamento della moto. Partendo dal blocchetto di destra troviamo chiaramente il tasto Mode per cambiare le mappature che si visualizzeranno qua in alto, e poi per cambiare le mappature in realtà bisognerà entrare nelle impostazioni con il blocchetto di sinistra e selezionare le mappe, che si possono anche personalizzare. Con il tasto Home invece si ritorna alla schermata principale. Troviamo in alto a sinistra, sul blocchetto di sinistra, gli abbaglianti, il regolatore della velocità del cruise control, il riscaldamento delle manopole e questo tasto sotto che serve per scorrere le varie informazioni dalla schermata principale. Sul blocchetto di destra invece abbiamo il tasto dell'accensione che si ha con questa levetta, e tasto delle 4 frecce, quali per gestire la musica, perché chiaramente anche l'Harley, come tutte le altre moto di questa comparativa, offre la compatibilità, la connettività con lo smartphone. Troviamo infine la leva, in questo caso per regolare il cupolino. A sinistra bisognerà tirare questo grilletto e girare verso l'alto e viceversa per tirarlo giù. Harley Davidson Pan America 1250S, beh, è inutile, basta guardarla per capire come Harley ha voluto entrare in questo mondo dalla porta principale in un certo senso, ma portando i suoi stilemi. La moto è fatta così perché i designer Harley hanno voluto richiamare il loro design, quindi il serbatoio un po' appoggiato, la bobina di accensione tra i cilindri, sono tutti elementi tecnici ma anche caratteristici delle Harley. Poi sull'estetica non stiamo a discutere perché ovviamente diventa molto soggettivo. Quello che vogliamo fare qua è discutere in modo oggettivo di come va questa moto. Possiamo pensare a un progetto che di sicuro ha dei punti di validità, ma è ancora un pochino acerbo, soprattutto rispetto ai colossi di questo segmento. L'Harley lo affronta in modo interessante con un motore che è il Revolution Max 1250, che non manca di potenza, non manca di prestazioni, magari avrebbe bisogno di un'erogazione un pochino più piena e fluida rispetto soprattutto ai migliori della comparativa qui presente. È un motore che spinge, ma spinge un po', ha bisogno di girare un po' alto, sopra i 4.000-5.000 giri per avere una spinta consistente, mentre sotto ha una risposta un pochino più sgonfia rispetto agli altri, e quindi questo richiede di usare di più il cambio che non è morbidissimo e che manca nemmeno come optional del quick shifter, e secondo noi questa è una mancanza molto molto pesante. A livello di posizione di guida l'Harley non è male, c'è spazio, si vede che è una moto disegnata un po' per gli americani perché è la più abitabile di tutte a livello di lunghezze, anche un pochino per me per esempio va un pochino lunga a livello di distanza tra sella e manubrio, però a livello di comfort non è male. La sella, sulle selle Harley si sanno fare, soprattutto con le loro touring, non hanno sbagliato, è però un po' alta rispetto alle altre e si fa anche un po' fatica a tirarla su dal cavalletto. Motore, come dicevo, di prestazioni buone, i controlli elettronici non sono male. Abbastanza semplice gestire le varie mappature, che sono numerose. Abbiamo trovato la mappatura migliore secondo un po' tutti i presenti, la Sport, che è quella che ti dà un pochino più di reattività sul motore e quella che ti consegna delle sospensioni un pochino più sostenute. Nella Touring il motore diventa ancora un pochino più sgonfio e le sospensioni sono morbide ma restano un po' gommose, non riescono a trasferire bene quello che succede sotto le ruote. È molto stabile, è una moto molto rassicurante a livello di avantreno, su cui si sente che c'è un carico un pochino superiore a quello delle concorrenti. Questo rende l'Harley un pochino più macchinosa nei veloci cambi di direzione. Passa sempre un po', come si dice, per il mezzo, non riesce a fare la manovra ma rimane un po' un po' spezzata la manovra dei cambi di direzione. Questo probabilmente anche per le borse, che sono quelle più
grosse, ingombranti e anche più montate più alte rispetto a tutte quelle delle concorrenti. Protezione dell'aria non malissimo, anche se le spalle restano un pochino scoperte, ma in questo caso siamo secondo me allineati più o meno a quello che offre BMW e un po' anche KTM. Di sicuro il pacchetto che Harley propone è completo a livello di elettronica, di prestazioni, di sospensioni semiattive, cioè l'Harley ha tutto quello che serve, fa tutto quello che deve fare, ma magari non spicca in determinate caratteristiche. Qui sulle strade alpine ne abbiamo viste più di una, segno che evidentemente la casa di Milwaukee comunque con questo modello in qualche modo ha lasciato il segno. C'è da dire che comunque nella cifra che Harley propone per la Pan America c'è tutto compreso di serie, non dovete avere sorprese a livello di optional. Tra le altre chicche appunto segnaliamo quella dell'abbassamento della sospensione posteriore, che consente di abbassare la sella di 2,5 cm o 5 cm, qui si ragiona in pollici, 2,54 se vogliamo essere precisi, ma detto questo la Harley resta comunque sempre una moto che da ferma, quando anche la sella è bassa, resta un pochino più alta delle altre, con cui si tocca a terra un po' più sulle punte rispetto alle altre moto. Una cosa che non mi ha convinto del tutto è la risposta di impianto frenante, con un anteriore un po' gommoso e un posteriore che invece fa un po' muro e richiede un po' più di forza degli altri per essere davvero efficace. Frena, ma bisogna calcare un po'. KTM si presenta la nostra comparativa con la nuova 1290 Super Adventure S. A detta dei tecnici di Matti Goffen, la nuova ammiraglia non condivide neanche un bullone con la versione precedente, ma al centro del progetto c'è ovviamente il V2 LC8 e nonostante si sia leggermente ammorbidito per via dell'Euro 5 è rimasto un concentrato di potenze coppia nel pieno rispetto della filosofia Ready to Race. La novità più importante introdotta con la versione 2021 è senza ombra di dubbio il serbatoio, che ora si sviluppa verso il basso per abbassare il baricentro della moto. La nuova Super Adventure è anche l'unica moto insieme alla multistrada ad essere equipaggiata con il radar, che in questo caso è addirittura di serie. Nel caso ne voleste una nel vostro garage, mettete in conto una spesa di almeno 18.950 euro. Nel nostro caso sono invece necessari 22.350 euro. In serie KTM si apprezza sicuramente il display, che è il più grande dei 4, e oltretutto segnalo anche che si può orientare per fare in modo che il sole dia il meno fastidio possibile. L'intero sistema si controlla con il blocchetto di sinistra, con questo joystick qua per la precisione, e con questo qui che fa accedere direttamente al riding mode ed è il tasto preferito, perciò si può impostare a seconda delle proprie esigenze. Il menu principale invece cambia schermata in base al riding mode che scegliamo, in particolare quando viene scelto la modalità di guida rally, che è quella interamente personalizzabile, ci viene mostrato tutti i parametri che abbiamo settato autonomamente. Sempre in modalità rally si può regolare istantaneamente il controllo di trazione con questi due tasti che ci sono qua, più e meno, e ricorda molto il sistema utilizzato da Aprilia su RSV4 e Tuono. Per quanto riguarda invece il sistema del controllo della velocità adattivo, del cruise control adattivo di cui è dotata questa moto, basta entrare nel menu principale e andare alla voce regolazione velocità. Si potranno scegliere due distanze differenti e se attivare o meno il cruise control adattivo. In alternativa si può utilizzare anche il cruise control normale. Per quanto riguarda la regolazione del cupolino invece avviene tramite queste due rotelle, si può scegliere quale delle due utilizzare, che venendo ruotate in senso antiorario alzeranno la protezione. KTM 1290 Super Adventure, devo dire innanzitutto che va dato atto ai ragazzi di Matti Goffen di aver lavorato tanto su questo progetto. Effettivamente, sebbene la 1090 Super Adventure mantenga un po' il DNA della Super Adventure, insomma, come ben conosciamo, il lavoro che è stato fatto è stato importante. È una moto abbastanza diversa dal punto di vista del comportamento dinamico, un po' più maneggevole, un po' meno affaticante. Hanno cercato di smussare un po' tutti gli spigoli di questa moto, ma che comunque quando poi vai a provare insieme alle altre di fatto poi un po' restano. È sicuramente la più sportiva del gruppo, non la più potente ma la più sportiva, quella che ti trasferisce più carattere sportivo a tutti gli effetti.
Il lavoro sul comfort, secondo tutti i presenti alla comparativa, è stato molto valido, soprattutto a livello di sella e soprattutto, aggiungo io, a livello di trasmissione del calore, perché adesso era una delle più calde, la Super Adventure è diventata quasi una delle più fresche, anche se queste giornate di fine estate non sono super calde per poter provare un tipo di temperatura che possa mettere a dura prova i raffreddamenti delle moto. Detto questo, resta comunque la più sportiva del gruppo, dicevo, quella con un carattere più marcato, quella con un'attitudine più aggressiva. Il motore è sempre bellissimo dal punto di vista, se pensiamo che è un 1.300 bicilindrico, quello che sono riusciti a fare a livello di gestione i ragazzi di Matigofen è davvero importante. Però comunque la moto rimane sempre una moto che ti istiga un po' ad andare forte, fatica un po' ad andare piano. La gestione del gas è eccellente, come sempre è stato per KTM, buonissimi controlli, delle mappature disponibili. Abbiamo rilevato che la street rimane un pochino più filtrata di quello che eravamo abituati a trovare sulle KTM, la sport invece è abbastanza croccante, quindi quella che alla fine ci è piaciuta di più. Interessante la scelta di poter mettere l'anti-dive sulle sospensioni semiattive, non a tutti piace l'effetto GS, cioè l'avantreno che non affonda. Su KTM si può scegliere di mettere o di togliere questo effetto che gestisce e controlla l'affondamento della forcella in frenata. Prestazioni non sono assolutamente in dubbio. Detto questo, alla fine della giornata sicuramente è una moto con cui un pochino rispetto alle migliori della comparativa, che in questo caso sono Ducati e BMW, da questo punto di vista diciamo, è quella che ti fa arrivare a casa un pochino più stanco. Frenata era uno dei punti non di forza, diciamo, non deboli perché la moto frena, ma non di forza della KTM, e un pochino è rimasta un po'. Ci piacerebbe avere un pochino più di grinta all'anteriore, il posteriore invece secondo me è perfetto. Manubretto un pochino più piccolo, è comunque sempre stata la sua caratteristica, è una moto che ti fa guidare un pochino più col fisico, anche se meno che in passato. Quindi alla fine la KTM 1290 Super Adventure butta sul tavolo delle carte assolutamente interessanti, anche la portazione aerodinamica non niente male, le sospensioni secondo me hanno fatto un bel lavoro a livello anche di gestione delle sospensioni, che erano molto rigide prima, adesso sono diventate un pochino più da enduro, tra virgolette, da moto da viaggio. Le borse hanno una bella capienza, sono ben integrate nella moto e la stabilità nulla da dire. E inoltre si è sposata molto bene con le Trail Max Meridian che abbiamo montato su tutte le moto di questa comparativa, quindi alla fine nel complesso è una delle moto che sicuramente si piazza in alto nella classifica, poi a quei punti andremo a vedere come andrà a finire. Menzione speciale anche per i controlli elettronici, perché a livello di gestione siamo davvero al top, e in più adesso KTM ha aggiunto il radar, è l'unica insieme alla multistrada ad averlo, una cosa molto utile quando si viaggia in autostrada, molto più utile di quello che andiamo a pensare. Come la multistrada funziona molto bene questo radar, perché consente di gestire la velocità della moto secondo il veicolo che precede, aggancia bene i veicoli davanti, si esce dal cruise control in modo molto morbido, ha anche due settaggi che sono Sport e Comfort, che consentono di gestire la distanza dalla macchina davanti, e poi si può anche regolare. Insomma, devo dire che per chi viaggia questi gadget non sono assolutamente dei gadget, sono delle cose molto utili. Quando li provate poi non riuscite più a tornare indietro, soprattutto se funzionano bene. Bene, sapete che quando facciamo le nostre comparative ci piace fare le cose per bene, e una delle cose più importanti secondo noi è eliminare tutte le variabili possibili che possono influenzare la guida. Gli pneumatici sono sicuramente una variabile pesantissima, perché a seconda del tipo di profilo o della carcassa o della mescola che hanno possono veramente influenzare la guida delle moto. Ci sono quelli di primo equipaggiamento, certo, con cui sono state sviluppate le moto, ma noi vogliamo eliminare questa variabile. Abbiamo utilizzato un monogomma questa volta, un monogomma di altissimo livello, comunque stiamo sempre su livelli premium come quelli che si meritano moto di questo genere, montando il nuovo Dunlop Trail Max Meridian. Prodotto inedito per noi, non l'avevamo ancora provato, è stato lanciato nel 2020 durante la pandemia, non ci sono state possibilità di fare molti test, non vi sto a tediare molto sulle caratteristiche tecniche. Abbiamo scritto un articolo sul nostro sito redlive.it, vi metto il link qua sotto in descrizione per poter andare ad approfondire. Quello che vi posso dire è che durante questi quasi 800 km di prova abbiamo scoperto un prodotto di Dunlop veramente molto plug and play, capace di adattarsi a ciclistiche molto differenti come sono quelle di queste maxi enduro, dalla più carica sull'avantreno come Harley Davidson alla più svelta
di guida come la GS, senza però perdere delle caratteristiche di grip che ci sono piaciute molto sui curvoni qua dei passi alpini. Dunlop promette durata su questa gomma, più 6% sia in centro sia sulle spalle, e il posteriore, ecco, questo ve lo posso dire, è un bimescola con la parte centrale più rigida, più dura, per poter durare di più sui chilometri, che su queste moto sono molto importanti, perché sono moto che sono destinate a fare moltissima strada. Un prodotto davvero buono, ci siamo trovati che si è sposato con tutte le ciclistiche, anche quelle magari che potevano essere sulla carta più complicate, immaginando che sono state sviluppate con prodotti ad alte prestazioni. Quindi non vi dilungo oltre, quello che vi posso dire è molto, molto valide a livello sia prestazionale sia di durata, almeno questo lo speriamo. Noi nei nostri quasi 800 km non abbiamo rilevato nessun tipo di consumo anomalo con nessuna moto. Quindi un prodotto davvero versatile, capace di equipaggiare moto da 170 cavalli, ma disponibile in 4 misure, quindi c'è anche con il 21 per quelli che hanno per esempio le moto più da adventuring. Ovviamente la destinazione è prettamente stradale, anche se Dunlop dichiara che ha migliorato un pochino l'aderenza sullo sterrato, però basta guardarle per capire che sono prodotti destinati a fare più pieghe che sgommate. Eccoci finalmente in studio per tirare le conclusioni della comparativa delle Maxi Enduro stradali con ruota da 19 pollici. Anche in questa occasione è stato determinante per il risultato finale, per la classifica finale, stilare ovviamente punteggi che servivano anche a definire esattamente il comportamento delle 4 moto. Anche in questo caso 4 stili di guida diverse, 4 piloti che hanno interpretato le singole moto, e siamo arrivati a un risultato che secondo me è eclatante. Grazie a Stefano Cordara, direttore di redlive.it, andiamo ad analizzare punto per punto la nostra comparativa delle Maxi Enduro stradali. Stefano. Allora, intanto molto sorprendente il risultato, non tanto nei numeri quanto perché per la prima volta dopo le nostre comparative in cui abbiamo inserito questa valutazione a pagelle, tra virgolette, non c'è un'unanimità dei tester nel definire un vincitore. Qualcuno preferiva una, qualcuno preferiva l'altra. È finita proprio al photo finish, adesso poi la vedremo, in alcuni casi è quasi proprio veramente al photo finish. Moto che diciamo tutte molto diverse tra di loro, ma che alla fine hanno l'ambizione di dare un po' la moto universale. Ci puoi andare forte, ci puoi divertire nella guida, le puoi caricare come dei muli, sono delle moto eccezionali, diciamolo la verità. Abbiamo dovuto aggiungere delle voci in pagella, ormai siamo diventati a 26 voci, perché i cruscotti, gli ADAS, i radar, insomma queste moto qui sono delle vere ammiraglie, e abbiamo anche questa volta, anche su suggerimento dei nostri lettori, che ringraziamo perché commentano sempre sotto le nostre comparative. Quando la Naked Media è andata veramente benissimo, anche a livello di commenti ci stimolano a cercare sempre delle soluzioni migliori per poter essere sempre più oggettivi nelle valutazioni. Poi ovviamente la moto uno compra quello che gli piace, lo sappiamo. Abbiamo aggiunto, quindi questa volta non è che abbiamo aggiunto, la voce consumo c'è sempre stata, ma su moto come queste che sono destinate a viaggiare a lungo, per cui l'autonomia è importante, gli abbiamo dato un peso in più. Quindi le voci dei consumi hanno avuto un pochino un peso maggiore per poter definire poi una classifica finale. Beh, diamo subito il dato. Per esempio 17, la migliore è stata KTM con 17 km con un litro percorso, appena sotto, ma valori praticamente identico, di BMW e Harley Davidson con 16,9, quindi ottimo consumo. E un po' più indietro invece Ducati, che si conferma essere sempre un po' la protagonista anche a livello di prestazioni, con 15 km con un litro, che sta a significare comunque che è un motore che ha birra e vuole 4 cilindri, l'unica 4 cilindri. Allora andiamo con ordine, Stefano, analizziamo. Io partirei dal presupposto che comunque al centro di questa comparativa c'era il soggetto 1, che è BMW R1250 GS, che è la regina di questo mercato. I concorrenti si sono fatti sotto e hanno dimostrato con tecnologia, design, guida di essere veramente tutte molto vicine. Però la GS per certi versi è un po' la GS. Beh, la GS, allora, innanzitutto abbiamo portato queste moto nel loro territorio di caccia naturale, ovvero i passi alpini. Territorio dove tu capisci che la GS non è una moda, non è la moto del dentista, dell'avvocato, sì, è anche quello, perché a Milano, per dire, o nelle grandi città si vede la gente vestita in grisaglia che guida questa moto, ma basta andare su un passo alpino e vedere quante ne passano per capire che è un successo universale, e la gente ci viaggia con questa moto e tanto. È una moto che ormai ha 40 anni, la seconda generazione, diciamo quella col telelever così, ne ha quasi 30.
è un progetto perfezionato nel tempo, quindi loro lavorano ogni anno sui dettagli, migliorano ogni pezzettino per pezzettino e quindi l'alchimia che si crea quando si guida questa moto è davvero molto, molto vicina quasi alla perfezione. Sai cos'è che a me piace molto della GS? Che poi era un tema che era emerso anche durante il nostro confronto, che ha quella capacità di portarti dentro la curva e appena impostata la curva di prendere in mano il gas e portarti fuori anche con le marce lunghe, che è sempre stato forse un po' il cavallo di battaglia di questa moto, cioè col bilanciamento del boxer, che le altre, ce ne accorgevamo anche durante il confronto, non riuscivano, soprattutto in quella primissima fase di accelerazione, a tenere il passo e il ritmo della GS. Questa è un po' una cosa che ha BMW in generale, è una cosa che si rileva anche quando guidi per esempio la moto sportiva, l'S1000RR, accorcia tantissimo, però proprio per loro filosofia, per come progettano le moto, la fase in cui tu sei senza il gas praticamente, no? Quindi arrivi già col freno in mano, poi sei subito col gas in mano appena dopo. Succede con l'S1000RR, succede anche col GS, che è inutile cercare di eguagliarla perché lei ha queste caratteristiche perché è fatta così. Intrinsecamente è dentro in questa struttura tecnica, non si può, o fai un altro boxer, o se no la GS è quella roba lì. Ti segnalo un'altra cosa che non mi è piaciuta invece rispetto alla bontà della guida, è quella sensazione che ormai sia una moto corta a livello di prestazioni, cioè quando abbiamo fatto il pezzo veloce, oltre 120, in zona 130 km/h, sembra sempre un po' corta di rapporti e quasi non riesca a tenere il passo dal punto di vista del motore, come Ducati o addirittura KTM, quella fluidità che hanno in sesta, forse in questo momento BMW inizia ad averla meno e quindi penalizza un po' il comfort della guida veloce con qualche vibrazione in più. Sì, confermo, è tenuta corta di rapporti per dargli un bel brio, per dargli quella cosa lì che è sempre il gas in mano, però poi alla fine dall'altra parte quando stai viaggiando a lungo diventa una cosa un pochino fastidiosa. Però del resto, insomma, la coppia ne ha perché 143 Nm è il motore con più coppia di tutti e ce l'ha lì a 2000 giri. Quindi... Cosa ti è piaciuto di più e cosa invece secondo te in questo momento è meno al top della GS? Allora, di più è il feeling che hai quando la guidi, perché ti senti a casa, ma perché probabilmente tutti noi siamo abituati a guidarla da tanto, quindi ti ritrovi in un ambiente a te familiare, la facilità dell'utilizzo dei menu è proverbiale, col joystick fai tutto, mediamente protegge bene, il motore in mano, la gestione del gas, freno motore, la transizione tra freno motore e riaccelerazione è perfetta. Questo è quello che mi è piaciuto di meno, magari il freno posteriore quando guidi da solo è un po' troppo incisivo, il telelever lo sappiamo, a me non dispiace, però non piace a tutti perché non senti mai benissimo quello che fa l'avantreno. Ti devi fidare, l'avantreno di cui ti devi fidare. Si è sposata molto bene con le Dunlop che abbiamo montato in questa comparativa e secondo me i controlli adesso devono comunque fare un passettino in più. Praticamente noi andavamo sempre in Dynamic Pro, le altre mappature sono diventate un po' quasi inutili e quindi questo invece è dove gli altri hanno fatto il passo avanti. Perfetto. Seconda pagina, Ducati, multistrada, ma dobbiamo dire i punti della GS. Vogliamo dirli? Li diciamo dopo? Diciamo dopo, alla fine. Va bene. Ducati multistrada V4S, l'italiana col motore V4 che anche nella comparativa che hai fatto in primavera sempre con la GS ha vinto di un punto, ma a dimostrazione che questa volta ancora di più rispetto al progetto precedente con la ruota da 17, la strada imboccata per affiancare e in certi versi essere addirittura davanti alla GS è stata presa nella direzione giusta. Parto io dicendo multistrada V4S mi ha piacevolmente stupito, l'avevo provata anch'io da sola e le sensazioni di quella bella sportività sana che aveva Ducati in passato c'è ancora, però è una moto che ti offre quella giusta risposta, senti tutto molto bene sotto le ruote quando guidi, anche dal punto di vista dinamico, soprattutto sul veloce mi è piaciuto molto e il V4 gira bene. Sotto non è il GS, però appena sorpassi quella soglia dei 2500-3500 giri il motore va alla grande. A me è piaciuta molto, devo dire la verità. Sì, Ducati ha fatto un grandissimo lavoro, c'è poco da fare, soprattutto se consideriamo, questo l'ho già detto nel mio intervento a caldo, diciamo quando eravamo ancora sui passi, che il motore è più piccolo, che è un 4 cilindri, quindi dovrebbe essere molto in affanno a livello di coppia di erogazione, invece con le mappature, con la loro erogazione, con l'albero controrotante, insomma, con i rapporti che sono un po' cortini anche sulla Ducati, sono riusciti a ottenere una risposta al gas molto interessante, ottima la gestione dell'elettronica, ottimo il comfort che protegge bene le gambe, protegge bene il busto, quindi è quello che è bello della Ducati, che è riuscita a coniugare finalmente, mi viene da dire, una sportività delle prestazioni davvero esaltanti, perché comunque il motore va fortissimo, la moto va fortissimo in sé,
però sono tutte belle smussate, sono tutte belle usabili, non ti mette mai in difficoltà, la senti in mano anche quando vai piano, è gradevole anche quando tu usi in sesta a bassi regimi, non è elastica come la GS, nessuna riesce a essere elastica come la GS, ma è un motore che non è rumoroso, alla fine e ha dei controlli veramente di altissimo livello e ha i radar che secondo me sono un passo in più, perché l'ACC quando lo provate poi non lo volete più togliere, perché è davvero comodo quando si viaggia in autostrada. Cioè anche vedere le luci che si accendono sugli specchietti blind che ti spot, indicano l'angolo l'unica cieco, davvero, l'unica davvero. Alza effettivamente il livello del comfort di guida. È una moto a tutto tondo, veramente completa, offre tutto quello che si può desiderare da una moto di questo genere in questo momento. Sicuramente un pochino rispetto al GS qualche punticino lo perde a livello di trasmissione del calore, perché la GS è una moto fredda, anche se d'estate un po' di calore sugli stinchi ti arriva ormai anche con l'Euro 5, la zona del passaggio delle gambe del cavallo sulla multistrada è un pochino più calda delle altre, non è un calore insopportabile neanche d'estate, però da quel punto di vista lì ovviamente è un motore V4, ha il cilindro sotto il serbatoio, quello che è, i consumi sono un pochino più alti degli altri e questo è un dato di fatto. Nel complesso la moto davvero è una moto competitiva, vincente, gradevole da usare, super prestazionale, c'è tutto quello che serve. Onestamente a me è piaciuto anche molto banalmente come si alza e si abbassa rapidamente il parabrezza, che ovviamente protegge molto bene, hanno fatto anche un ottimo lavoro. Dal punto di vista della posizione di guida, ti dico la mia sensazione, forse il serbatoio inevitabilmente un po' largo, perché sotto ci sono comunque 2 cilindri, rispetto anche alla posizione di guida della GS, più snelle, più friendly, perché ti inserisci meglio, si poteva fare forse qualcosina in più. Tecnicamente forse no, però insomma abituati a certe moto no. A livello di ergonomia sì, la GS è molto snella, la V4 si allarga un po', la posizione secondo me non è sbagliata, anzi a me non dispiace, forse il manubrio io tirerei un filino più su. Condivido. E un tema di cui abbiamo tirato fuori costantemente è il freno posteriore, che se sul GS è troppo potente quando si guida da solo, ma poi in 2 diventa perfetto, e queste moto vanno guidate anche in 2, ricordiamoci, col carico. Sulla multistrada invece è un po' troppo fiacco secondo me. Filosofia sportiva Ducati. E devi schiacciare un po', non hai quel mordente che io mi aspetterei, perché queste moto qua le usi tanto col freno posteriore quando vai su strada, entri in curva veloce e regoli col freno posteriore, per cui lì ci vorrebbe un pochino di più, ma poco, mescola di pastiglie, ecco, diciamo una roba del genere. Quindi il calore, quella roba lì, poi il resto secondo me è cambio bellissimo, a me è piaciuto tantissimo, il quick shifter funziona molto bene, le mappature sono molto ben separate tra di loro, apprezzo persino la mappatura sport che a me non piacciono, invece su questa moto funziona molto bene, quindi direi che il lavoro che è stato fatto è di altissimo livello. Benissimo. Terzo tema, perché comunque di Ducati abbiamo già chiesto e già risposto in realtà a Stefano cosa gli è piaciuto di più e cosa meno. Passiamo ad Harley Davidson con la Pan America 1250S. Faccio una piccolissima parentesi rispetto a quello che è emerso dalla primissima presa di contatto, che avevamo trovato una moto con un'efficienza, mi viene da dire, maggiore su certi punti. La moto che abbiamo avuto in prova per il confronto in realtà ci è parsa un po' meno a livello delle concorrenti. Mi riferisco in primis al cambio, che alla presentazione lo ritenevo un ottimo cambio, non dico giapponese ma molto vicino, silenziosità dell'innesto della prima marcia, non eccessivamente duro nel cambio dei rapporti. Qua tra le varie cose che abbiamo dovuto segnalare a malincuore, ma lo troverete anche poi nella classifica finale con i punteggi, che effettivamente il cambio è uno dei punti deboli della Harley Davidson. Sicuramente approcciando per la prima volta con una maxi enduro stradale, potremmo citare Buell Ulysses di 20 anni fa, ma è veramente un'altra epoca, se non un'altra galassia. Lo sforzo fatto da Harley Davidson è evidente, con una scelta anche tecnica importante, con le Showa a livello di sospensioni, impianto frenante Brembo, però è ancora un po' acerba, emerso nel risultato finale rispetto al confronto con le altre 3. Stefano? Sì, sicuramente bisogna entrare un po' nella testa degli americani, che hanno la loro filosofia costruttiva, e secondo me questo è uno sforzo incredibile da parte di Harley Davidson, una moto veramente importante per loro. È una moto che se presa da sola fa tutto quello che deve fare, non è una moto assolutamente sbagliata o che funziona male, è un po' indietro rispetto a delle moto che comunque, se vogliamo guardare, sono tutte moto arrivate alla terza, quarta, quinta generazione, millesima generazione se parliamo del GS. Questa è una prima uscita con un motore completamente nuovo, una ciclistica completamente nuova, c'è tempo per mettere mano. Sicuramente da un motore 1250 con 150 cavalli, con il doppio variatore di fase, si aspetterebbe un'erogazione un pochino più convincente, soprattutto ai bassi regimi. Il motore Harley Davidson non va piano, spinge, bisogna tenerlo un po' più su, oltre i 4-4500.
Io ho avuto un po' la percezione su questo motore che avevo col primo Ducati multistrada 1200 DVT, quello con la fasatura variabile, che sembrava che ogni volta che tu davi il gas si doveva mettere un po' tutto d'accordo tra la fasatura delle valvole, il ride by wire, così, e ci metteva un po' di tempo. Controllo di trazione. La risposta è sempre un po' elastica quando sei giù di giri. Quando sei su di giri, invece sopra i 4500 il motore diventa un motore convincente, ma su queste moto qua si usa più la parte bassa che la parte alta. Questo fa sì che soprattutto sullo stretto così sia un pochino più macchinosa. Inoltre la moto sulla carta è una delle più leggere, da guidare non è la più leggera, è particolarmente un po' carica sul davanti, si sente ti fa un po' quando quando fai i cambi di direzione con le borse, che oggettivamente però erano le borse montate più in alto di tutti, a lei aveva le borse quelle d'alluminio, gli altri ci hanno dato le borse diciamo più standard. Ci sono tutte piccole cose che vanno un po' affinate, la risposta delle sospensioni buona ma non eccezionale, il freno un po' spugnoso, ci sono tante cose che fanno sì che l'Harley perda un po' di punticini per strada. Detto questo, e soprattutto ecco una cosa su cui invece lì bisogna lavorare, la trasmissione del calore, perché il lato destro, ok, lo stile Harley Davidson con il giro dei tubi che ci piace tanto da vedere, ma la gamba destra appena ti fermi, anche in giornate non caldissime, riceve un bel po' di caldo. A livello di vibrazioni per esempio non è neanche la peggiore, anzi è una messa molto bene. Infatti vorrei spezzare una lancia a favore di Harley proprio a livello di comfort di guida, Sì, sul sì. veloce, anche la comodità della sella. Stupenda. Posizione. Allora, secondo me, poi correggimi se sbaglio, la sensazione che mi ha avuto è che questa moto rispetto alle altre sia di una taglia 1,2 più grande di quello che è, un po' per il mercato americano perché sappiamo benissimo che sono omoni. È un po' una taglia da americano o tedesco se vogliamo, questa Pan America 1250S. E la protezione dell'aria in realtà poi non è male, la sella è molto, molto valida, quindi ha dei punti e poi comunque va dato atto di aver cercato di rispettare dei canoni stilistici che sono propri di quella marca lì. La moto può non piacere, sicuramente, può piacere, perché io in giro ne ho viste, quindi è molto completa a livello di dotazione, costa poco, perché quella che costa meno di tutti, ha delle chicche tipo l'abbassamento della sospensione, che però funziona solo col motore acceso, quindi quando tu la tiri su dal cavalletto, tra l'altro un po' a fatica perché il cavalletto la tiene molto inclinata, quindi rispetto per esempio a una KTM o una GS fai molta più fatica a tirarla su, immaginiamo quando abbiamo le borse. Peso in alto, borse alte, serbatoio magari pieno. Quella cosa lì diventa un po' complicata, poi hai la sella alta, poi quando gli dai l'accensione lei si abbassa, ma forse era meglio farla bassa già da spenta, no? Sono tutte cose su cui magari loro lavoreranno sulla release 2.0 di questa moto, che appunto lascia punticini per strada per queste cose qui. Le mappature non sono male, ne ha 5, si possono addirittura personalizzare, per esempio, che altri invece non te lo consentono, perché nessuna delle altre ti consente di fare una mappatura personalizzata. Solo KTM. Solo KTM, esatto, perché Ducati no. E poi è chiaro che Ducati può entrare nei sottomenu e farti quello che vuoi, diciamo, però qui abbiamo 2 mappature proprio dedicate, i blocchetti sono... tra l'altro apro un discorso dei blocchetti elettrici che stanno diventando dei veri e propri tasti di computer, comandi tutto e poi non trovi più il clacson. E le frecce. E le frecce, delle Esatto, moto, di tutte le moto. Cioè diventano delle centraline multi Da questo punto di vista qua BMW è ancora un pezzettino avanti rispetto a tutti, perché gli altri hanno blocchetti molto complicati, a volte un po' macchinosi da utilizzare. E quindi questo un po' ha fatto sì che l'Harley, insomma, tornando alla Pan America, lasciasse giù un po' di punti. Secondo me è un progetto che merita di essere valutato, è un progetto che sicuramente si evolverà. Per Harley Davidson è una moto importantissima, peraltro in America è la maxi enduro più venduta, ma ci credo, è Harley Davidson, quindi in Europa io sulle strade europee un po' ne ho viste, quindi buona la prima, benvenuta. No, allora. benvenuta, ecco. Esattamente, benvenuta Harley Davidson con Pan America e ovviamente la quarta immancabile KTM con la sua Super Adventure S, rinnovata tanto, riposizionato il serbatoio più basso, un po' rispettando la filosofia della 890 Enduro, quindi una ricerca anche di un bilanciamento diverso. Rimane sempre una moto KTM al 100%, come le Ducati, che ha saputo smussare meglio forse certe caratteristiche tipiche del DNA della casa italiana. KTM invece dall'Austria continua a perseverare nella sua direzione. È una moto, secondo me, che dimostra chiaramente il suo carattere, sportiva molto, un motore un po' ruvido per certi versi, con tante vibrazioni al manubrio, con una ciclistica che è proprio sua sotto ogni punto di vista. Bello il comportamento delle sospensioni semiattive, forse la migliore in certi frangenti, una moto che però è non per tutti, passami il termine, è molto più umana Ducati e GS,
KTM rimane una moto ancora di nicchia per molte caratteristiche, non facilissima secondo me. Sì, abbiamo un tester molto giovane tra di noi che ha partecipato alla comparativa, Federico. Lui è innamorato della KTM perché è giovane, perché gli piace guidare un po' in modo arrogante. Anche lui alla fine però ha dovuto, diciamo, dire che questa moto è super soddisfacente quando tu sei sempre col cervello on e vuoi andare veloce. Quello che è riuscita a fare Ducati è di coniugare la sportività e l'usabilità. Non che la KTM non sia utilizzabile, secondo me la KTM ha fatto un passo avanti davvero importante in tante aree. La maneggevolezza quando vai piano, la moto è meno legnosa da usare anche quando tu spingi, rispetto alle altre il manubrio è un pochino più piccolo, la moto sembra tutta un pochino più compatta, tocchi con i piedi, per esempio se vai sulle punte le pedane del passeggero, sì. C'è un po' di vibrazioni, il tasso di vibrazione è quello più alto delle 4, ha quel motore che è pazzesco, che è un motore viscerale, va fortissimo, ti dà proprio l'idea di andare fortissimo e tu capisci che stai andando fortissimo. È come avere sempre, mi viene da dire, il dito sul grilletto, sei sempre lì pronto ad avere Il colpo in canna. il colpo in canna. Sì, la guidi molto distinta, molto sportivamente, per questo a Federico piace moltissimo perché è un ragazzo più giovane, magari all'utente un pochino più subietà, che vuole andare, esatto, che vuole andare un pochino più tranquillo, trova nelle altre due qualcosa che lo accontenta di più. Questo senza nulla togliere, perché ripeto, il lavoro fatto è stato molto valido. La sella, che prima era molto dura, è diventata adeguatamente morbida, resta comunque la più dura di tutte, ma è comunque più morbida. Il lavoro secondo me molto valido è stato fatto sulla trasmissione del calore, perché le KTM scaldavano, adesso questa qui scalda molto poco, quasi, non dico a livello del GS perché non è così, però scalda poco, soprattutto nella zona di passaggio delle gambe dove prima era un po' problematico, e noi siamo passati da temperature abbastanza calde anche quando abbiamo fatto il nostro test, 28 gradi 28 gradi, 13-14 13-14, certo. Restano tutte i suoi spigoli sono stati limati, ma non come li ha limati Ducati. Ecco, questo è un po' il succo. Poi ha delle cose, tirarla sulla cavalletto facilissimo, cambio non male ma un po' contrastato, anche col quick shifter. A me non piace avere due leve di due comandi diversi. Quello se la portano dietro, è tradizione loro. Il display in compenso è il migliore di tutti per chiarezza di informazioni, così. Però ecco, mentre BMW soprattutto, ma anche Ducati, per accedere a determinati menu, per esempio il radar, che KTM è di serie, ricordiamo, Ducati te lo devi pagare, quindi radar anteriore, mentre il posteriore c'è solo la Ducati. Bosch, e qui poi la Bosch, lo stesso, che condivide come base di partenza con quello di Ducati, ma sono due progetti distinti. Assolutamente, Bosch fornisce sempre l'hardware, poi il software lo fanno le case. Per determinare la distanza del veicolo che ti precede, così su Ducati basta un click che ce l'hai lì a portata di mano. Qui devi entrare un po' nel menu, insomma è una cosa, il menu è super completo ma un pochino più macchinoso anche per cambiare le mappature motore banalmente. Poi hanno fatto intelligentemente il grilletto sulla sinistra che ti fa, sulla destra scusate, sì, che è una shortcut che ti può attivare due funzioni a piacere, quindi li puoi fare attivare due mappature. Consuma poco, va forte, è viscerale, è una KTM, cioè, questo è, e quindi secondo me il lavoro è super valido. Chi compra KTM sa cosa compra, ecco, diciamola così. È arrivato il momento delle conclusioni? Ma direi di sì. Classifica, primo livello della classifica, abbiamo analizzato tutti i 26 parametri che abbiamo definito per questa comparativa e incredibilmente, mi viene da dire, rispettando quello che è stato lo standard delle nostre precedenti comparative, cioè voto massimo 30, voto minimo 18, nessuna delle moto ha mai preso un'insufficienza, dimostrazione quindi che la base di partenza di ogni oggetto, di ogni moto è molto molto buono. Il risultato finale della prima parte, diciamo, della comparativa, sì, quella relativa alla guida, alle sensazioni di guida, è quello che è. Che diciamo tiene da parte quello che sono le considerazioni legate ai consumi e all'allestimento di primo equipaggiamento piuttosto che quello offerto dalle moto. Ci ha visto con un risultato che noi ci ha fatto sorridere, riteniamo eccezionale ed eclatante, perché con 4 gusti diversi anche nella guida dei 4 teste sono emerse un ex aequo di BMW e di Ducati con 2.943 punti, stesso identico punteggio, ma è interessante notare come per esempio la qualità dell'erogazione abbia premiato ovviamente BMW, piuttosto che invece la scelta delle mappature invece abbia premiato Ducati, piuttosto che la potenza pure di KTM. Quindi non c'è stata una moto in particolare che ha ottenuto più voti ottimi rispetto ad altre, ma questo dimostra sostanzialmente che il livello adesso della concorrenza si è alzato tantissimo. Stefano. Sì, assolutamente, cioè l'ex equo ci ha lasciato un po' di stucco, tra virgolette, perché
Quando abbiamo fatto la comparativa a febbraio sono arrivati a punto, adesso ci sono 2 tester in più, 2 motori in più e sono arrivate ex aequo, quindi questa cosa qua secondo me è pazzesca per capire veramente queste 2 moto quanto sono vicine pur con caratteri completamente differenti, una bicilindrica boxer, un 4 cilindri, però il lavoro che è stato fatto per avvicinarsi da Ducati a BMW è davvero incredibile e oltretutto l'ex aequo ottenuto con una matrice di punteggi diversi, perché non è che la potenza, cioè non è che hanno preso i punti uguali, tutti i punti diversi sono, delle varie voci sono differenti, poi la tabella la pubblichiamo, ma Quella che vedete la tabella in questo momento con i verdi sta a significare il voto migliore. Il voto migliore del gruppo, e questo è secondo me è pazzesco. Ecco, KTM un filino più indietro, 2000 se non mi sbaglio, 2872 punti, siamo una cinquantina di punti. di distanza su 3120 disponibili per i massimi voti, e un po' più indietro, ma l'avevamo capito, Harley Davidson con 2575 punti. Ma la vera classifica finale è quella che tiene in considerazione anche i consumi, quelli che abbiamo indicato E all'inizio, soprattutto la dotazione, perché queste moto costano un sacco di soldi, non tutto è di serie. Come facciamo noi a stabilire i punti sulla dotazione? Ogni elemento che c'è su una moto viene valutato anche sulle altre, quindi se le altre non ce l'hanno, per dire esempio banale, sospensione regolabile in altezza da fermo che si abbassa all'abbassatore posteriore dell'Harley, ce l'ha l'Harley, lo inseriamo nella dotazione, se lei ce l'ha 2 punti, se uno non ce l'ha 0 punti, se uno ce l'ha come optional 1 punto, e così viene composta la matrice della dotazione, perché BMW per esempio ha un prezzo estremamente competitivo sulla carta, ma poi paghi tutto, il keyless. Ducati costa molto di più, ma ha tantissime cose di serie. KTM ha ancora di più di serie e l'Harley tutto praticamente di serie. Quindi queste dotazioni vanno a comporre una matrice che alla fine sono 50-60 punti da assegnare, che fanno, quando tu arrivi a paese equo nella guida, poi fanno la differenza quando poi vai a stabilire, perché comunque lo sviluppo di una pompa radiale è un elemento tecnico che ha un valore. Le pinze Brembo Stilema, adesso per citarne una, sono un elemento tecnico che ha un valore. Le sospensioni VP rispetto ad altre senza nome sono un elemento tecnico che ha valore. Tutta questa cosa qui, perché voi la pagate il nome non solo, ma pagate anche la qualità, quindi le cose premium vengono segnate. Questo è molto importante, soprattutto su moto come queste che chiedono un esborso di 25.000 euro più o meno, che non è proprio poco, e la differenza la fanno questo. Alla fine la nostra comparativa ha fatto questo. Esatto. Allora, classifica finale vede al primo posto con 2.997 punti, quindi altissimo, Ducati Multistrada V4S, seguita veramente a brevissima distanza da BMW R1250 GS, che continua a dettare le regole, se volete, di questa grande famiglia delle Max Enduro stradali con 2.985 punti. Al terzo posto, distaccato di poco in questo caso da BMW, è KTM con 2.938, e un po' più indietro, decisamente più indietro, perché effettivamente, come dicevamo, è il debutto di Harley Davidson nel mondo delle Max Enduro, la Pan America con 2.626 punti. Questa è la nostra classifica, che rispecchia anche un po' quello che avevamo già percepito in primavera quando avete fatto quel viaggio, quindi insomma ci siamo. Più o meno quello che adesso manca a GS è uno steppino in più a livello di dotazione elettronica e magari dotazione di serie. È una filosofia di BMW, farvi pagare tutto, però poi alla fine il prezzo è quello. Se vi è piaciuta anche questa comparativa, il risultato sì, no, ditecelo anche voi, avete tutte le tabelle da analizzare che condividiamo con piacere. Se vi è piaciuto, commenti, like, dubbi, domande, qualsiasi cosa riguardi anche questa comparativa, noi siamo qua, e grazie Stefano. Assolutamente sì, noi cerchiamo sempre di darvi il quadro più completo possibile. Ovviamente non si può, perché queste moto sono complicatissime. Fateci una domanda, vi risponderemo qua sotto. Ciao. Alla prossima!